solito per me lavorare di notte. Per quanto riguardava Bhagavan, ero pronto 24 ore al giorno. Spesso dovevo alzarmi nel cuore della notte per controllare l'arrivo di grandi pietre di granito che ordinavo da Adi Annamalai. Spostare quelle pietre, qualcuna delle quali era lunga 3,5 metri, era un duro lavoro. I carrettieri non amavano fare questo lavoro nel calore del giorno. Piuttosto arrivavano tra mezzanotte e le 2 del mattino. Quando arrivavano le consegne, Bhagavan veniva nella mia stanza a svegliarmi. Tenevo sempre una lanterna pronta nella mia stanza in caso ricevessimo un'inaspettata consegna di pietre durante la notte. Bhagavan di solito arrivava dicendo: «Prendi la tua lampada e mostra a queste persone dove mettere le pietre. Dà loro anche una sbarra affinché le possano spostare facilmente». Ordinare queste pietre era uno dei lavori più piacevoli. Il villaggio di Adi Annamalai si trovava sulla strada della Giri Pradakshina, a circa 3 miglia e mezzo dall'ashram. Ogni qualvolta avevamo bisogno di pietre, lasciavo l'ashram verso le 6 del mattino e andavo a piedi al villaggio. Portavo con me un piccolo pacchetto contenente idli, banane e riso, perché il trattare l'affare spesso mi prendeva parecchie ore. Prima di partire andavo sempre a dirlo a Bhagavan. Penso che anche a lui sarebbe piaciuto fare questo particolare lavoro. Parecchie volte mi disse: «Se mi venisse dato da mangiare in questo modo, farei gioiosamente questo lavoro». Camminare fino al villaggio mi prendeva circa 1 ora e mezza. Dopo questo ci voleva la maggior parte del mattino per dare i dettagli degli ordini ai tagliatori di pietra. Quando era finito il lavoro, andavo al tempio Adi Annamalai, che aveva della buona acqua da bere, e là pranzavo. Verso le 13 ritornavo all'ashram, completando la Giri Pradakshina. A dispetto di tutte le mie occupazioni, Bhagavan una volta insistesse che memorizzassi 10 versi dallo Shivananda Lahari, che egli stesso aveva scelto. In un'altra occasione mi disse: «Se vuoi moksha, copia questo libro, Ellam Ondre, nel tuo taccuino. Poi studialo e vivi secondo i suoi precetti». Dissi a Bhagavan: «Mi tieni molto occupato, non ho tempo per copiare. Se lo scrive qualcun altro, lo leggerò e studierò con piacere». L'Ellam Ondre, tutto è uno, è un testo advaitico tamil del XIX secolo. La sola traduzione inglese conosciuta che sono riuscito a trovare fu pubblicata privatamente nel 1950
a Colombo, Sri Lanka, per celebrare il 71° compleanno di Bhagavan. Bhagavan rifiutò di accettare le mie scuse. Hai tempo di scrivere il tuo Mekkedu, la lista giornaliera che indicava quanto Cinnaswamy doveva pagare ogni lavoratore? Stai cercando di ottenere moksha pagandola? Ti ho chiesto di scriverlo perché in questo modo si imprimerà nella tua mente. Se lo scrivi una volta, equivale a leggerlo 10. Scrivine un po' ogni giorno, non c'è fretta. Anche se ci vorrà un mese, dovresti farlo tu stesso. Da quel giorno in poi misi da parte un po' di tempo ogni giorno per copiare. Bhagavan stesso mi assistette scrivendo i titoli di ogni capitolo sulle pagine del mio taccuino. Completò il tutto scrivendo l'ultima riga. Quando ebbi finito, controllò il taccuino e corresse tutti gli errori. Sebbene sapessi leggere piuttosto bene, non mi ero mai preso la briga di imparare a scrivere perfettamente. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visarvahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Buona giornata a tutti e grazie.